Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti quest'oggi a parlare un attimino della partita di ieri di Coppa Italia che ha visto scontrarsi l'Atalanta e l'Inter. Inter-Atalanta finita 1-0 per l'Inter, Inter in semifinale meritatamente perché è riuscita ad arginare un Atalanta che era la squadra da battere a livello di gol segnati, è una macchina da gol, un grande gioco. Inzaghi gli ha chiuso praticamente tutti gli spazi, è un Atalanta che non ho visto quasi mai pericolosa. Non ci sono state tantissime occasioni da gol da una parte e dall'altra, dobbiamo dire, tutta la partita, però l'Inter è stata molto più efficace ed ha avuto il controllo del gioco quasi per tutto il match. Ci sono stati dei tiri forse da fuori dell'Inter, Cialanoglu, Gosens, un po' imprecisi, però è, è un'ottima soluzione trovare il tiro da fuori, però devi comunque essere fiducioso e stare in una condizione a livello psicofisico, devi stare proprio tranquillo. Cialanoglu ultimamente non ha digerito nemmeno la sostituzione della partita scorsa, però non lo vedo, non vedo lo stesso Cialanoglu di qualche partita fa. E poi, secondo me è finita 1-0 perché non giocava Dzeko. Mi direte sì, ma Dzeko può risolvere tutte le partite. E purtroppo, ragazzi, vedo un Lukaku sicuramente in fase ascendente, in miglioramento, forse serve minutaggio, forse sta giocando poco, però quando vedo un Lukaku che al 50esimo sei a 3 metri dall'azione e non intervieni e cammini e ti guardi la partita, mi fa pensare che hai Dzeko in panchina che comunque ti ha risolto eh, un sacco di partite difficili quest'anno ed è sempre pronto all'appuntamento, quindi molto più Dzeko che Lukaku secondo me l'Inter, anche se credevo che nella finestra di mercato estivo, quando l'Inter ufficializzò Lukaku, credevo che sarebbe stato il colpo scudetto per l'Inter, perché visto Lukaku quello che ha fatto all'Inter l'anno prima, poi è vero, è andato al Chelsea, non ha giocato poco, quando ha giocato non ha reso, perché non ha reso c'è un motivo secondo me, quindi da Londra l'hanno subito scartato e l'hanno rimandato a Milano. Ovviamente, secondo me c'è ancora da aspettare. Lukaku non è quello che stiamo vedendo adesso e tornerà forse il Lukaku che ha portato comunque e ha dato una mano all'Inter a vincere lo scudetto. Non so come decifrarlo. Lautaro è in condizione, è tutta l'Inter che a livello fisico comunque ci sta. Sì, perdi le partite, qualcuno la perdi, qualcuno la vinci, alti e bassi quest'anno. Però a livello di organico e a livello di collettivo la squadra c'è. E poi affrontare l'Atalanta, secondo me non ci sono tanti modi per affrontare l'Atalanta, perché se gli dai campo e se non la pressi su tutti i palloni a centrocampo, l'Atalanta ti fa male. Ci sono stati dei turnover sicuramente anche dall'altra parte. Lookman è entrato più tardi, c'era Zapata. Ovviamente la Coppa Italia è anche una finestra per far giocare chi ha giocato meno in campionato, però la scelta non ha reso e l'Inter ha portato la partita a casa 1-0. Basta un gol, come diceva Boscov, devo segnare un gol più dell'avversario per portare a casa la vittoria. Così è successo e vedremo poi chi passerà negli altri scontri che ci sono oggi e domani. Ed è una vittoria che secondo me, in vista derby, perché ci sarà il derby domenica, Inter-Milan, in vista derby è una vittoria che dà morale, dà coraggio e affronterà il derby nel migliore dei modi, affrontando un Milan che invece deve, deve tornare in carreggiata dopo la batosta presa col Sassuolo. Io credo che partite del genere, faccio un attimo un preambolo, derby, credo che in partite del genere
puoi solamente risalire, puoi solamente imparare e non prendere gli stessi gol facendo gli stessi errori. Senza andare nel dettaglio chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato, io l'ho detto nel video post partita di Milan Sassuolo, purtroppo Tatarusano non è Magnan e la difesa del Milan non sta facendo lo stesso campionato dell'anno scorso, perché sono gli stessi uomini. L'anno scorso hanno fatto un campionato fuori dal normale e al di sopra delle loro aspettative, quest'anno un po' meno. Fatto sta che il Milan ha preso troppi gol, quindi vedo comunque l'Inter favorito nel derby. È una Coppa Italia che sta entrando nel vivo, ovviamente diventerà frizzantissima quando sapremo poi le semifinali da giocare. Ci sono tutte le grandi squadre al momento dentro per questo trofeo. Manca il Napoli che ha steccato con la Cremonese. La Roma se la deve giocare, la Lazio se la gioca, la Juve. Mancano Napoli e Milan. Però secondo me nelle semifinali non ci saranno sorprese. La partita che poteva riservare sorpresa era questa. Forse con un Atalanta che poteva passare perché sulla carta era comunque al 50 e 50. E Juve-Lazio. Mi direte sì, ma la Juve comunque, la Lazio gioca molto meglio, la Juve non lo sappiamo se riesca a scardinare la squadra di Sarri, ma alla Coppa Italia io vi dico la mia, la Coppa Italia è comunque una competizione a parte, differente dal campionato, viene affrontata diversamente pure a livello mentale. Sarà una partita difficile da decifrare, Juve-Lazio, anche se vedo comunque la Juve che passa il turno. Non so perché. Detto questo, ragazzi, questo era per Inter-Atalanta giocata ieri di Coppa Italia. Se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella così restate sintonizzati sui contenuti ogni volta che carico qualcosa e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!